Mi chiamo Elena, ho 33 anni, sono di origine moldava e da piccola sono appassionata della moda, della pittura e della scultura. Già a età di 3 anni ho fatto il mio primo quadro sul muretto nella cucina con la marmellata e da là è cominciato tutto. Siccome da piccoli mi mancavano tanti giocattoli e non avevamo con che giocare, la cosa che mi faceva a me andare nel mio mondo era la pittura. A 12 anni sono diventata il presidente dei bambini del mio paesino dove è stato pure finanziato il primo mio progetto, un laboratorio dove tutti i bambini potevano andare a creare le loro opere di arte. I ragazzi lavoravano tanto con il legno, noi le ragazze siamo imparati a conoscere che vuol dire la sartoria, a cucire delle cose, dove io ho cucito per la prima volta la mia gonna. Così da quel momento io ho deciso che voglio cucire, voglio diventare una stilista. Studiando la storia dell'arte mi sono innamorata tantissimo in Italia e così ho deciso che il mio sogno lo voglio realizzare proprio là. Mi sembrava una cosa così come una porta aperta nel mondo dove qualsiasi persona può trovare il suo spazio e dove qualsiasi persona può realizzare il suo sogno, basta di essere creativi e di avere voglia di fare. Quando sono arrivata qua un po' il mondo mi è crollato addosso perché io non avevo la possibilità di studiare qua all'accademia. Così ho deciso di fare quello che offriva a quel momento il mercato, di lavorare come badante, golf, come babysitter, mettermi i soldi da una parte per un giorno avviare non lo so, il mio sogno, un negozio, un laboratorio, qualsiasi cosa. Il primo mio lavoro che l'ho trovato in una sartoria a Roma è stato a Monteverde. Appena ho cominciato a parlare italiano ho trovato subito questo lavoro, dove ho imparato bene tutti i termini in italiano, e le lavorazioni a mano e come funziona la vera alta moda. E dopo un anno noi già abbiamo cominciato a lavorare la donna e poi dopo poco tempo abbiamo cominciato a lavorare con negozi di lusso, quelli che sempre dicevano che non sono abbastanza brava. Così abbiamo cominciato a lavorare con Dior, Armani, Gucci, Prada, sono diventati tutti proprio i nostri clienti, dove andavamo a realizzare i loro capi o su misura o riparazioni per questi clienti e per i clienti VIP i russi lavoravo tantissimo io con loro. In quel momento ho avuto l'opportunità di conoscere un'attrice molto importante che è stata quella che proprio mi ha fatto ancora di più spingere verso questo mondo e quando ho visto che sono stata apprezzata da una persona così importante come lei, allora ho avuto più fiducia a me e andare avanti. Così ho cominciato a creare la mia collezione in tempo libero. E dopo poco tempo sono rimasta incinta, ho lavorato fino a 9 mesi, poi dopo la gravidanza la bambina si è nata con problemi e sono stata costretta a stare a casa un anno. In quel momento io ho conosciuto tramite l'ospedale San Camillo di Salvamame, dove siamo stati tantissimo sostenuti, aiutati e dove ho trovato una seconda famiglia che mi mancava tantissimo in tutti questi anni in Italia. E quel periodo è stato un anno di crescita perché ho cominciato a pittare tantissimo, ascoltare, a fare le collezioni ancora di più. Là dentro ho visto tantissime persone con grandi cuore. Da là mi ha dato la forza di studiare tantissimo e ho cominciato a studiare la parte di imprenditoria perché mi mancava quello. Essendo un pittore, una stilista, un artista, ti viene tanto difficile di avviare un'attività se non sei pronta. Allora ho dovuto cominciare a studiare tutto un altro mondo, il mondo della imprenditoria. Quando sono stata contattata da un signore da Londra per una sfilata importante a Roma, dove lui faceva questi sfilati in tutto il mondo e raccoglieva i soldi per i bambini malati del cancro di Africa. Da là mi è venuta l'idea di fare proprio un progetto sociale. Ho cominciato a cercare come si fanno i progetti sociali. Sono arrivata a un bando tra Ministero di Lavoro di Veneto, Ministero di Lavoro di Moldavia e di un'associazione da Bruxelles. Di 200 persone siamo stati selettati solo 20 e di quelle 20 solo 2 progetti sono arrivati a fine, di quale mio e di un'altra ragazza. E ho cominciato
a cercare proprio come disperata un negozio per avviare questa impresa, perché mi sentivo pronta e dovevo fare questo passo. Nel frattempo sono rimasta incinta con il secondo figlio e ho visto la difficoltà che trovano le donne quando rimangono le mamme, perché per i datori di lavoro loro pensano che noi siamo un problema, che i bambini rimangono malati, che noi manchiamo dal lavoro. Invece io ho visto un contrario, che quando tu diventi mamma diventi più responsabile, cerchi più lavoro, allora cerchi di non mancare mai, perché devi dare un pezzo di pane a casa ai tuoi figli e fai tutto possibile per riuscire a fare questa cosa qua. Ho pensato che posso fare una impresa femminile dove possiamo dare lavoro a tutte le mamme, collegando anche i nostri figli. Grazie a Salvamame ho trovato il locale e ho avviato l'attività e ho cominciato a realizzare il mio sogno. In futuro voglio fare di diversi progetti, uno più importante saranno di laboratorio o di incubatore, dove tante persone andranno a fare di corsi, non solo della moda, ma di diversi campi, quello che se le sentiranno loro dentro, farli vedere alle persone come devono fare per non sbagliare e come si può realizzare il suo sogno, non deve mai mollare, perché le opportunità arrivano, bisogna solo vedere, bisogna sempre sentire le persone e deve lasciare sempre una porta aperta. Io con la mia esperienza voglio trasmettere ai miei figli che per avere qualcosa bisogna sempre mettere dell'amore, mettere della pazienza e di non mollare e creare.